Quando si parla di Crash Bandicoot, la domanda che molti fan si sono sempre posti negli ultimi 30 anni è sempre la stessa. Come si realizza un degno seguito della trilogia originale? La risposta in sé per sé non è mai stata semplice e osservando due diversi tentativi, uno nel 2001 e l'altro nel 2020, ci si potrebbe accorgere di quanto le condizioni di sviluppo e le scelte creative possano influenzare profondamente il risultato finale. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone e oggi parleremo di come Crash Bandicoot L'Ira di Cortex e Crash Bandicoot 4 It's About Time siano in qualche modo due approcci differenti ma complementari per essere il Crash Bandicoot 4 che tutti quanti si aspetterebbero dopo Crash Bandicoot 3 Warped. Prima di iniziare, non è un rant, non è un è meglio questo o è meglio l'altro. Questo video per lo più analizza i pro e i contro sia dell'uno che dell'altro, tenendo conto del fatto di com'era il contesto nel 2001 e di com'era il contesto nel 2020. Quindi prima di pensare, vabbè, è un video un po' così, visto che comunque Crash 4 è meglio, oppure vabbè, è un video un po' così, visto che comunque Crash L'Ira di Cortex è più incline all'anima di Crash Bandicoot, ascoltate il video, guardatelo, poi commentate. Detto questo, possiamo iniziare. Il fascino di Crash sta in un equilibrio raro, piattaforme lineari e precise, un senso di sfida crescente. Porto un esempio basilare e banale. Crash Bandicoot 3. Vuoi giocarlo facile? Ti completi il livello unicamente prendendo il cristallo del potere. Vuoi il gioco difficoltà media? Cristallo più gemme, quindi raccogliendo tutte le casse. Vuoi la difficoltà più avanzata, quella difficile? Ti fai anche la reliquia, al platino ovviamente. Ed anche quel gusto cartoon esagerato che rende memorabili nemici, amici e ambientazioni. Di conseguenza viene da sé pensare che non si tratti unicamente di saltare di piattaforma in piattaforma e arrivare alla fine del livello, ma di farlo al 100% durante l'intera campagna. Tutte le casse, tutti i percorsi segreti, le reliquie a tempo e chi più ne ha più ne metta. Una sfida che oscilla sempre tra il frustrante e l'assuefacente, in perfetta sintonia con l'eredità dei platform degli anni 90, primo fra tutti Super Mario World. All'inizio degli anni 2000, subito dopo l'addio di Naughty Dog e la parentesi Crash Bash, il compito di proseguire la serie con un gioco del filone principale ricadde su Traveler's Tales. Le circostanze non erano quelle ideali. Cambio di proprietà, la fine dell'esclusività su PlayStation dovuto a dei cambi di piani direttamente da Universal, un progetto iniziale mastodontico come Crash Bandicoot Wars totalmente cancellato e appena un anno per ricostruire il tutto. Il risultato, Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, da noi in Italia Crash Bandicoot L'Ira di Cortex, fu un capitolo che cercava di emulare il successo stratosferico di Crash Bandicoot 3 Warped, aggiungendo ben poche novità come le maschere elementali o il personaggio di Crash Bandicoot. Alcune idee, come queste che ho appena elencato, avevano potenziale, ma il ritmo altalenante, i livelli a volte derivativi e certe sezioni alternative poco convincenti finirono per rendere l'esperienza più sicura rispetto all'essere rivoluzionaria. Insomma, era un Crash 3 2, che per me che sono fan di Crash Warped era eccezionale, ma le persone all'epoca si aspettavano un grande salto generazionale. 20 anni dopo, Crash Bandicoot 4 It's About Time ha affrontato lo stesso compito ma con un approccio opposto, livelli più lunghi e più complessi, uso massiccio delle maschere come meccaniche di gameplay, nuove varianti di personaggi giocabili che sono dei sostituti ai classici veicoli di Warped e L'Ira di Cortex, e una difficoltà volutamente più alta. Il gioco ha puntato su un'evoluzione chiara della formula, premiando i giocatori più esperti e restituendo la sensazione di progressione naturale verso sfide sempre più impegnative, a volte anche troppo, tanto che ad oggi Crash Bandicoot 4 It's About Time è uno dei giochi più difficili della serie, se non il più difficile, spodestando Crash Bash. In Crash Bandicoot L'Ira di Cortex, il design dei livelli alternava momenti riuscitissimi a passaggi meno ispirati.
Alcune ambientazioni, come il livello a tema medievale o quello ambientato sull'isola infuocata, catturavano lo spirito della saga, ma molte sezioni alternative, come la gara di Smokey e il Bandicoot, o le missioni subacquee con il sottomarino giallo, o i combattimenti aerei, specialmente quello sulla libellula, spezzavano il ritmo senza offrire una reale profondità. Al contrario, It's About Time ha preferito concentrarsi sul cuore del platforming, integrando le nuove meccaniche in modo organico. L'uso combinato delle maschere negli ultimi mondi è un esempio di come il level design possa crescere in complessità, mantenendo coerenza con l'identità della serie. Il tutto con un occhio di riguardo per i completisti, eliminando parte delle storiche frustrazioni legate al backtracking. Abbiamo parlato del cuore dei due videogiochi, ovvero il gameplay e le meccaniche. Parliamo anche della storia, a questo punto. Ora, sappiamo tutti che la narrativa non è stata una parte centrale ed integrante della serie nel suo insieme, ma può fare la differenza nell'atmosfera generale dei due videogiochi. Il capitolo più vecchio riproponeva la struttura di Warped, con i villain che introducevano i mondi e poco più. Interessante il fattore di inserire delle nuove maschere che appunto erano cattive, che avevano creato dei cataclismi nel passato della serie. Così come è interessante inserire un nuovo Bandicoot che doveva essere quello che in principio doveva essere Crash Bandicoot, ovvero il generale dei mutanti di Cortex. Ma tolto quello, non c'è poi molta ciccia, c'era semplicemente un pretesto e nessuna evoluzione nella trama, come abbiamo potuto vedere poi però ovviamente nei giochi successivi all'ira di Cortex, da Twinsanity fino a Mind of the Mutant. Il capitolo più recente invece ha osato di più, arricchendo i personaggi storici e inserendo nuove figure giocabili come Toon alternativa e Dingodile, mantenendo comunque il tono leggero e sopra le righe tipico del brand. È interessante infatti vedere come Cortex sia un nostro nemico fino a metà gioco e poi, nella seconda metà, diventa nostro alleato, per poi rivoltarsi ancora contro. Oppure i dilemmi esistenziali di Touna, che per quanto comunque siano mantenuti all'interno di un gioco per famiglie, danno spazio a molti pensieri. Insomma, i personaggi in Crash 4 sono più vivi che mai, e questa è una cosa stupenda. Ma quindi, alla fine, il confronto ha senso? Mettere a confronto i due capitoli non è una gara a chi sia migliore, ma come ho detto all'inizio del video, vuole essere semplicemente un'analisi su due approcci differenti di affrontare un sequel. Il primo rappresenta il tentativo di preservare la formula in condizioni difficili, con risultati altalenanti. Il secondo, forte di più tempo e risorse, ha scelto di spingere sull'innovazione, rischiando anche di spaccare la fanbase con la sua difficoltà e la lunghezza dei livelli. È difficile chiamarsi Crash 4, specie dopo una trilogia acclamata universalmente. E quindi, se il Crash dei primi anni 2000 è oggi ricordato come un esperimento che non ha lasciato un segno indelebile, It's About Time invece dimostra che il Bandicoot può ancora evolversi senza perdere la sua identità. E forse, per un personaggio nato per saltare ostacoli sempre più impossibili, questo è il complimento più grande che gli si possa fare. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate riguardo a questa storia. Cosa è importante per essere un Crash 4? L'innovazione o il mantenersi Crash Bandicoot? Diciamola così. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri di Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Come sempre vi ricordo che abbiamo un forum ufficiale, il sito contenitore di notizie e una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre viva Crash Bandicoot 4, qualunque esso sia. Se ci pensate, è molto più comodo fare un video confronto tra i due Crash Bandicoot 4, perché a fare un video confronto tra i due Crash Bandicoot 2, ovvero Cortex Strikes Back e Entranced, direi che sarebbe una lotta impari e Entranced morirebbe inesorabilmente. Eppure